Qualcuno ha avuto un po' Scusate. troppa caffeina oggi. Fa caldo oggi, è molto bella, è una bella giornata. E Oh, quindi ok. La primavera sta veramente arrivando, l'estate, Eh. forse, non lo so quando andrà in onda questo episodio. A Natale. Ciao a tutti! Come vedete anche oggi abbiamo una tenda, quindi vuol dire che abbiamo un ospite. Abbiamo la nostra prima donna. What? Non è Michelle Obama, non è Michelle Obama, è una donna, è la prima donna Oscar. Vuoi la presentazione da rockstar, la presentazione Oscar? Sai che la presentazione Rockstar mi sta incuriosendo? Voglio proprio... Ed ecco a voi per la prima volta su questo palco Angelica J. Colombo. Ho sbagliato mestiere, raga. Ciao! Come va? Molto bene, voi? Tutto ok. Dici un po' chi sei e da dove sei live. Dove ci chiami? Vi parlo dalla provincia di Monza e Brianza, che pullula ovviamente di vita, proprio una metropoli. Non sappiamo più dove metterla la gente. Sono Angelica Jasmine Colombo, 22 anni, quasi 23. Non bevo da 2 mesi. Ascendente. Cancro ascendente bilancia, cuspide scorpione, perdonate. Nella vita principalmente mi occupo di danza, sono una coreografa, una ballerina e sono l'art director della mia scuola di danza che sono le Anime Danzanti. E da un paio d'anni mi sto introducendo nel mondo della recitazione nella maniera un po' più accademica. E da piccola mi è capitato proprio magari le recite o qualche parte recitata all'interno dei saggi di approcciarmi a questo mondo, ma negli ultimi 2 anni ho deciso di iniziare a studiare, perché è fondamentale studiare prima di fare le cose. Si spera poi di aspirare anche a una carriera anche da attrice. Di acting. Esatto. Prediligi la recitazione cinematografica o teatrale? È una bella domanda, nel senso che per adesso, a parte piccole esperienze appunto nei saggi, ho avuto per lo più recitazione televisiva o comunque cinematografica. Sia con i lavori comunque anche con Federica che con altre piccole esperienze che ho avuto, è stata prettamente cinematografica, però se dovesse capitare l'occasione appunto di lavorare anche in una produzione teatrale non mi dispiacerebbe assolutamente. Visto che l'hai citato, con Angelica ci siamo conosciute un bel po' di anni fa. Non diremo quanti per rispetto della nostra vecchitudine. Sì, no, per privacy. Per privacy, ma è anche contro la mia religione. Esatto. Però noi ci siamo conosciute perché lavoravo per la sua accademia di danza come videomaker e successivamente ha lavorato lei con me per la nostra serie di cui non abbiamo mai parlato in questo podcast, che si chiama Avete indovinato The Rise of the Villains? E ormai lo vomitano. Lei è il nostro nuovo personaggio. Da quest'estate si spera che esca il 4º episodio. La vedrete nei panni di Zatanna. Esatto. Come ti sei trovata? The Magician. Ma a me è piaciuto molto. Allora, ammetto che non sono molto avvezza nel mondo fumetti né Marvel né DC, quindi diciamo che Zatanna è stata... Ciao Angelica, è stato bello averti in questa puntata. Ho fatto la premessa, adesso sto ovviamente recuperando. Brava. Diciamo che noi non siamo naziste in questo senso. Ok, perfetto. Diciamo che Zatanna è stata una piacevole sorpresa, che ovviamente quelli più, tra virgolette, popolari, bene o male, almeno una volta nella vita tutti li abbiamo incrociati in produzioni cinematografiche, cose abbiamo visto qualcosa, però invece Zatanna, che è sempre rimasta un pochettino dietro le quinte, è stata una piacevole scoperta. Tra l'altro ho scoperto che avevo anche delle cose in comune con questo personaggio, alcuni lati del carattere, un po' l'attitudine ad essere streghetta, se così possiamo dire. Quindi mi è piaciuto molto lavorare su questo personaggio e anche poi trovarmi con tutti voi all'interno del cast. È stato bello, una bella esperienza, un bel clima, un bel set. Zatanna è stata rappresentata davvero poco, mi sembra in Smallville e forse a Gotham si è vista per poco. Non so se era intesa proprio come Zatanna, perché ci sono diversi personaggi in Gotham che compaiono, anche vagamente un Harley Quinn che non è un Harley Quinn. Non si capisce, anche Joker non è proprio Joker perché succede una serie di cose, però sicuramente fantastico che lavorava. Però sicuramente nei Titans, nei cartoni, anche il Justice League. Mi sembra che tu abbia guardato quello anche un po' per prepararti, o sbaglio? Sì, in inglese Teen Titans Go! Perché sì, vabbè, i Teen Titans Go l'hanno fatto vedere mezza volta in un episodio dove Robin doveva fare ingelosire Stella Rubia. Penso di non avere mai riso così tanto nella mia vita. Pazzesco. Perché? Titans Go.
Perché l'hanno fatta proprio tragicomica sta situazione. Lui che provava a farla ingelosire, ma era una cosa tragica. Per non dire trash. Esatto, Bellissimo. per non dire I Teen trash. Titans Go sono un cartone animato che dovrebbe essere sostituito a tutte le Peppa Pig del mondo. Assolutamente, sono d'accordo. Sì, il Poi secondo Smallville, episodio che dove cavolo. parliamo di Peppa Pig. Vabbè, Peppa Pig ci sponsorizzi, per favore. Grazie. Anche Lipton, mi piacerebbe avere specialmente questo tè, grazie. Questo alla Il pesca, mi signor piacerebbe Lipton, tantissimo. grazie. Non ho la bottiglia del succo. Porca miseria. Però qua dentro c'è il succo Skipper all'ananas, senza Ecco, zuccheri, grazie, buonissimo. sponsorizzati. È lo stesso cartone che ha guardato anche Stefano, il nostro team, per lo stesso motivo, quindi Perfetto. bene o male Ci siamo. Team Titans Go. Top. Zatanna solo in Smallville, che è praticamente identica ai fumetti. È bellissima quella Zatanna lì, sì. Ed è anche diversa rispetto a come è in realtà nei fumetti, perché è Quindi volevamo aggiungere personaggi che comunque non si vedono tanto spesso e Zatanna ci sembrava giusta per questa serie. No, il fatto che i personaggi di Gotham siano sempre grigi e mai bianchi o neri rende tutto molto più bello, e uno di questi personaggi è Zatanna. Non possiamo dire molto perché sennò spoileremo un sacco di roba. Spoiler, esatto, non possiamo dire niente. Però dobbiamo possiamo aspettare. parlare se vuoi raccontarci un po' come ti sei preparata per questo ruolo, la tua esperienza sul set, non lo so. Allora, beh, a parte documentarmi con cartoni animati un po' in italiano, un po' in inglese, le apparizioni che ha fatto nelle altre serie e una spatafiata di Wikipedia che praticamente non finiva più. DC Fandom Wikipedia è molto accurato. Grazie. Ho detto Grazie. bene, ce n'è di materiale, ho detto non manca, bene. Per prima cosa sono andata a vedere gli aspetti che avevamo in comune, quindi comunque l'attaccamento alla famiglia, appunto ho detto l'essere un po' streghetta, ma ho detto bene, queste sono cose che già un po' di mio ho, quindi le tengo un attimino in secondo piano. Sono andata a concentrarmi sulle cose che erano completamente in opposizione al mio carattere, perché le trovavo più difficili, quindi è stata una preparazione un po' particolare, è stata un po' una sfida, però mi è piaciuta, l'ho presa col piede giusto. Ovviamente era un grande onere perché Zatanna è un gran personaggio, quindi riuscire ad interpretarla al meglio non si può mai dire di avere raggiunto la perfezione, ma penso questo in nulla si può mai dire di essere perfetti. Però è andata bene secondo me. Grazie Fede. Per quanto riguarda la professione, c'è uno show, una serie TV, qualcosa che ti ha spinto a dire ok, voglio fare questo nella vita? Ok, adesso interrompete un attimo la connessione a Federica, perché se Federica mi sente dire di nuovo questo nome. So già di cosa stai. Ok, vai pure. Allora, diciamo che io non sono mai stata una grande patita di serie TV, più o meno fino ai 14-15 anni. Guardavo più film o quello che capitava, o non guardavo per niente la televisione. Poi è arrivata la scoperta. L'adolescenza. Questa Esatto. sconosciuta. La prima serie che ho guardato proprio in maniera costante, non perdendomi una puntata. Quale sarà mai? Dove poi è stato tutto il lavoro di stalker a tutto il cast, vita, morte, miracoli, scuole, non scuole, preparazione, è stata The Vampire Diaries. Incredibile. Lo so. Sono scioccata. Vi ho stupito. Incredible. Scherzi a parte, quali aspetti ti hanno portato a dire ok, voglio fare questo? Mi è piaciuto un sacco l'interpretazione di Nina Dobrev, perché lei nel corso delle stagioni è arrivata a interpretare 4 personaggi che a livello praticamente fisico erano la stessa persona, perché seguivano la leggenda mitologica del doppelganger, quindi del doppione, quindi l'aspetto ovviamente era lo stesso. Però io mi sono resa conto che lei è riuscita a interpretare 4 personaggi completamente diversi senza farti, cioè tu eri talmente presa dalla sua interpretazione che ti dimenticavi che fosse la stessa persona. Mi è piaciuta la versatilità del mestiere praticamente. Di lei. Sì, lei è stata principalmente, poi ho detto è bello come comunque è una serie fantasy, quindi ci sono dentro anche cose che non possono succedere nella realtà, davvero. Ma no. sono... No. No, quindi mi volete dire che non esiste neanche Teen Wolf? Purtroppo sì, non te lo volevo dire, anche quello è un trauma. Allora, qui le cose cambiano. Io mi ritiro a vita monastica. Ciao. No, non te ne andare! No, chi mi fa le grafiche? Te le faccio dal mio monastero buddista in cima alle montagne. Allora, sì, da domani Giulia avrà un background diverso, ma continueremo. È finto, sono quelli in green screen in realtà, invece sarò sul K2. Mi è piaciuto come hanno portato qualcosa di palesemente finto, di non vero, l'hanno reso totalmente credibile. Scusate, io conto i palesemente. Palesemente. Un inside joke che praticamente abbiamo
con la serie abbiamo creato... C'è una parola preferita, Angelica ha una parola preferita, che non è Vampire Diaries, ma è palesemente... Direi che forse Vampire Diaries è la numero uno. È la seconda, però... Abbiamo fatto un quiz. So, Angelica. No, vabbè, però non l'hai detto troppe volte, l'hai detto 4 volte, il che non è male. No, infatti. Però per ora una, palesemente. oggi. Ma io me ne tiro fuori perché io ho notato che dico assolutamente non so quante volte, o allucinante, quindi non posso esprimermi troppo. Però ricordatevi palesemente, magari bevete ogni volta che lo dice, così facciamo anche un drinking game tutti assieme. Non sono responsabile di eventuali sbronze che avverranno durante la visione di questa puntata. Forse sì, vi diamo anche tutti i suoi contatti, così se volete denunciarlo. Dicevo che mi è piaciuto come erano totalmente credibili, quindi che recitano ma non cioè tu sai che stanno recitando perché è finto, ma è totalmente credibile, che è una cosa che non in tutte le produzioni secondo me si trova, o in tutti gli attori che sì, siano credibili. Credo che un prodotto che sia dal telefilm trash guilty pleasure che uno si guarda quando non ha niente da fare, se gli attori che ci sono dentro ci credono fino in fondo, funziona. E può andare avanti all'infinito, a meno che non decida di essere bloccato. Di solito sono quelli che funzionano di più, quelli che hanno minima pretesa, ma hanno dentro Jensen Ackles, per esempio, per fare un nome a caso. Teen Wolf non aveva la fortuna di aver dentro Jensen Ackles, infatti è durato molto meno. Non ho una spiccata preferenza per Jensen Ackles. No, ma forse sai Teen Wolf cosa? Allora, comunque The Vampire Diaries ha la fortuna di essere tratto da libri, quindi bene o male, se non ci arrivano i produttori, un'idea la tirano fuori dal libro. Mm-hmm. Bene o male, che a volte può anche essere un'arma a doppio taglio. Wolf invece che era totalmente di fantasia, non avevano qualcosa... Beh no, Teen Wolf almeno la prima stagione è ispirata al film sì, quello Voglia di vincere. Quello con Michael J. Fox, non so se ce l'hai presente. Sì. Sì, ma dai! Quello del bar. Lui si chiama esattamente come il protagonista. Non l'ho mai visto Teen Wolf, quindi non... So che c'è Dylan O'Brien che amo tantissimo, però non... Scott McCall, lui si chiama Scott McCall. Sì. Ed è Michael J. Fox che un giorno scopre, in piena adolescenza, scopre di essere un lupo mannaro. Quindi Tyler Posey sarebbe lui? Sì, esatto, dovrebbe essere, almeno è ispirato parzialmente a quello, perché è il liceale a scuola che diventa o scopre di essere un lupo mannaro. Però solo quello è la base, tutto il resto poi è diventato un mix di famiglie e cose. Loro, okay. Questo per spiegare che in effetti ormai siamo in un periodo storico in cui se ti viene in mente un'idea geniale, qualcun altro l'ha già pensata. Un classico. Funziona così. Vera. Tratto da una storia vera. Madonna, vabbè. No, vabbè, anche altre cose, però sì. Cosa ti ha spinto a compilare il modulo e a venire qui insieme a noi? Ho pensato, dato che comunque noi anche al di fuori di quello che era l'aspetto lavorativo del set, ci siamo magari sempre trovate a fare chiacchiere su appunto il mondo della recitazione e tutto, ho detto spostiamo la chiacchiera alla portata di tutti, così parliamo anche un po' magari così vedono il disagio che c'è così vedono il disagio, no? Perché poi magari è anche capitato che sono venuti fuori dei discorsi comunque abbastanza veritieri, impegnativi, che comunque andavano a trattare anche la realtà di oggigiorno anche più vicina a noi, quella che possiamo avere tutti i giorni in mano anche magari in uno smartphone, e ho detto rendiamolo utile, trasferiamo la chiacchierata. Sì, condensiamo quelle che solitamente sono 8 ore di videochiamata in un'ora e mezza. È vero, ma anche perché devo dire che noi, avendo, grazie anche alla pagina di... Lo dirò a bassa voce così non... Di? Momento ASMR. Ci arrivano, facciamo degli ask tutte le domeniche, quasi tutte le domeniche, e arrivano delle domande fantastiche anche a tema di recitazione, di regia. Hanno interesse quando si ritrovano davanti qualcosa che ha una qualità, qualcosa che gli piace, qualcosa che fa molto piacere, devo dire. Ci sono delle domande che mi hanno... Cavolo, sono rimasta persino io. Oh mio Dio, nessuno mi ha mai chiesto questa cosa sulla recitazione. È vero. Quindi, te ne viene in mente una? Le classiche. Ti piace di più fare le scene comiche o drammatiche? È una domanda stranissima, è una domanda difficilissima. Quindi, Angelica, ti piace di più fare scene comiche o scene drammatiche? Allora, premettendo che non ho mai dovuto recitare scene comiche, a parte magari quando sono chiusa nella mia cameretta che decido proviamo, facciamola sta cosa, ma non mi vede nessuno, quindi non so qual è il feedback. No, ma cosa ti piace, non cosa ti viene meglio, quello cosa ti piace?
Io sono più per il dramma, cioè drama queen indiscussa, quindi sicuramente le scene drammatiche, comunque dove c'è tanta tensione. Ok. Le scene drammatiche sono più belle però non so dal punto di vista registico cosa è meglio, Fede. Ma allora, a livello registico, personalmente io preferisco drammatico, però Che se sai bello. scrivere, perché la cosa è questa, sembra una stronzata, vabbè, mi censuro, sembra una stronzata, però scrivere comedy è difficilissimo, perché No, è tu puoi avere difficile. il tuo senso dell'umorismo, che per quanto mi riguarda è un po' controverso, quindi devo stare Sì. anche un po' attenta a quella che è La sensibilità. l'umorismo di oggi, sì, perché magari prima avevi un po' più O di sei Ricky libertà. Gervais. Esatto. E quindi devi anche trovare quell'elemento in comune con chi potrebbe guardare quello che stai facendo. Sì. Secondo me è più difficile scrivere comedy che drama. C'è quella frase che adesso non mi ricordo in che verso è. Sai che c'è quella frase tipo è più difficile far piangere che far ridere o il contrario? Secondo me è Più più difficile difficile È un modo far di dire. far ridere che piangere, sì. Sì. È più difficile far ridere che piangere, giusto? Sì. Sì. Non è vero, è una cazzata. Ah, Secondo me sì. in un periodo storico come questo, trovare qualcosa che faccia ridere tutti e che nessuno si offenda è praticamente impossibile. Quello sì, a livello sì. Mentre roba che fa piangere, cioè, raga, un cucciolo. O trovi uno che è insensibile perché è un serial killer, ma un cucciolo. Io non faccio testo perché piango per le pubblicità con le lontre, però... No, quella lì dei due dove... gattini. Quella dove il gatto grande deve insegnare al gatto piccolo... Caro gattino. No, i brividi mi sono già venuti, ok, andiamo avanti. No, però personalmente parlando, scene drammatiche sono anche a livello registico mi piacciono di più. Ad esempio, l'ho già citato un paio di volte, ma The Crown penso sia al momento la mia serie preferita, perché ci sono delle scene drammatiche dove non c'è nemmeno bisogno di parlare. No, lei c'è questa impronta registica molto evidente e ci sono sguardi tra i personaggi che non hanno bisogno di parole, che ti fanno venire dei brividi incredibili. Quindi hai sì, già iniziato la prima serie? Sì, perché allora, io sono un po' particolare, nel senso che ho iniziato dalla quarta, perché volevo vedere come avevano elaborato la situazione tra Diana e Carlo. Perché comunque essendo nata negli anni 90, la situazione tra Carlo e Diana forse un po' meno angelica, anzi sicuramente. Io e Giulia magari abbiamo vissuto un po' di più la situazione, no? Tra Carlo e Io mi Diana, ricordo perché... il telegiornale, la cosa al telegiornale sì, dell'incidente. sì. Ma anche gli scoop, no? Quando lei era ancora viva, che comunque già si vociferava che loro non stavano già insieme. Comunque volevo vedere come avevano elaborato la cosa tra Diana e Carlo. E poi adesso ho ricominciato, quindi ho iniziato dalla prima e ho già quasi finito. È vero, Claire Foy è pazzesca. Claire Foy, quella ma che fa la regina da giovane, c'ha un'espressività, anche solo 2 occhi così. Sì, esatto, ma anche Olivia Colman è molto brava e sì, però Tobias Menzies mi piace tantissimo. Ok, diamo a Federica un minuto per recuperare questa io vabbè, sei fantastico. Sì, dai, diciamo la verità, dal punto di vista attoriale fare le scene drammatiche è più divertente, perché non sempre nella vita ci capita di fare delle cose così, cioè nella vita ti capita più spesso di ridere o far ridere che non nella vita delle persone normali così, uomo medio, anche solo morire, fare una scena in cui muori, non credo che sia mai capitato a nessuno. No, allora, secondo me a livello comico è un po' difficile perché a meno che non è registrato live tipo The Big Bang Theory o Friends o Mom, che comunque hai già il pubblico lì che reagisce a quello che fai, se stai registrando un qualcosa di comico dove non c'è un pubblico è difficile, perché non hai neanche il riscontro del pubblico e non ti rendi conto se la tua interpretazione può essere divertente o meno, quindi è difficile secondo me fare comedy. È più difficile scrivere comedy, ma è più divertente interpretare drammatico sì. dal punto di vista tecnico, almeno secondo me. Però a livello drammatico è anche difficile scrivere dialoghi che non siano troppo cliché. Sì. Quello è... Non me ne vogliano i fan, ma io tutti i libri o i film di Green e compagnia bella, è presente? Di Green? Tutti quelli dove c'è il malato e poi la malata e poi tutte e due sono malati. Tipo Nicola Sparks, intendi? Anche, sì, esatto. Sì, o i classici, l'ultimo ecco, io leggo quelli, vedo quelli e sono completamente insensibile. No, anch'io, perché non sono già visti, troppo. Mi spiace, ma noi veniamo da City of Angels, dove una si spiaccica contro un treno il giorno dopo aver fatto l'amore. Noi veniamo da quelle generazioni bisogno di animali, genitori leoni morti, queste cose qua. Tu sei quasi di una generazione dopo, quasi. Ci passiamo, quasi. Almeno, sì, ci passiamo quasi 10 anni più o meno.
Per te i traumi a livello di cartoni, quali sono stati? È vero. O sono gli stessi nostri? Allora, Re Leone sicuramente, cioè, Ok, ce l'abbiamo. quello penso sia un trauma Allora, se facessero vedere il Re Leone a tutte le generazioni, passando il testimone, tutte le generazioni avrebbero il trauma della morte di Mufasa. Tutti! Adesso le prossime generazioni hanno il cartone e il live action. 2 ne hanno. Bastardi. Esatto. Così dovete Poi- soffrire come abbiamo sofferto noi. Poi vabbè, c'è stato Bambi anche quello, Ok. assolutamente. Io a 22 anni penso di non riuscire più a vedere comunque Bambi. L'ho visto No. una volta, quella volta lì mi ha talmente traumatizzato che va Non l'hai bene visto così. più? No, non l'ho visto più, non ce la Basta. facevo proprio, no. Io skippavo, portavo avanti, Salti in avevo avanti. imparato a Sì. skippare, grazie a Bambi ho imparato a skippare la VHS e andavo avanti. E Quindi poi, beh, sono più o meno gli stessi nostri traumi. poi una volta mi era stato regalato un cartone animato ingenuamente pensando che fosse per bambini e tale cartone animato era La città incantata. Ok, andiamo già su Miyazaki. Su Quindi, Heavy. ok. Io tutta contenta, mi hanno regalato il cartone animato, vado dalla mamma, me lo metti che lo voglio vedere. Rimango lì, inizia io così. Poi arriva il momento, i genitori di lei che diventano Trasformati in maiali. maiali. Lì ho urlato, cioè tipo, mamma! Al che mia mamma corre, perché fa, oddio, questa bambina non urla, non si muove, cosa è successo? Arriva, vede e fa, effettivamente forse questo potrebbe dare qualche problema. Tolta la cassetta, mai più ritrovata, non so nemmeno mai più dove è andata a finire. Cioè, secondo me mia madre le ha L'ha dato bruciata? direttamente fuoco. Sì, No. sì. È meraviglioso, Sì, però è secondo me. vero, non è... Miyazaki, se stai guardando ti vogliamo bene. Sì, cioè, l'ho rivisto qualche anno fa, da adulta è un'altra cosa. È Certo. bellissimo, però cioè, bambina di 5 anni è stato traumatizzante. Ma c'è anche gente che... Vabbè, no, questo a me non è successo, anzi forse era uno dei miei cartoni preferiti. Non so neanche come definirlo. Però The Nightmare Before Christmas, il film, Adoro. perché stop Sì, motion sì, alla sì. fine. È un film d'animazione. Però c'è Sì. gente che ha anche della mia età che invece Traumi, sì, The è Nightmare vero. Before Christmas l'ho dovuto vedere da grande perché Poveracci. mi piacerebbe sapere Non so. perché, però Cioè, capirei Coraline, perché Coraline ancora adesso io ho paura a Coraline, guardarlo quando lo guardo. l'altra ok? madre già da sola. Sì, la mia quasi sosia. Tanto Potrei un tuo farla task. adesso. Esatto. Penso di Mi serve solo Sì. un po' di contouring. C'è questo problema in Italia, secondo me, che non si percepisce, non si capisce la differenza fra i cartoni, quelli fatti per bambini, e che ci possono essere film d'animazione che non sono per bambini, perché l'animazione è una cosa non fatta esclusivamente per i bambini. I fumetti satirici e tutte queste cose qua non sono nate per i bambini. Anche se noi siamo una generazione che è cresciuta con South Park, i Griffin, American Dad. E come fai? Cioè, ti mettono davanti alla televisione a mezzogiorno quando hai 10 anni, ti fanno guardare Dragon Ball che già c'è pieno di sangue. Dopo Dragon Ball ci sono i Simpson, dove ogni 3x2 c'è un'allusione sessuale. E poi dopo ci sono i Griffin, che ogni 2x3 c'è un'allusione pure peggio. Beh no, Sì, i poi Simpson erano un po' più soft dei Soft, Griffin, esatto, South Park però lo ogni facevano tanto... la sera, South Park lo facevano South Park, tardi, sì. ma io sono sempre stata insonne e quindi me lo guardavo lo stesso. Esatto. Poi è arrivato American Dad che ha chiuso del tutto il circolo. Sì, proprio... Sì, È è proprio vero. chiuso, È il terzetto di Matt Groening e Seth. Sì, perché poi c'era anche Futurama. Che anche quello. Quanti traumi anche Sì, Futurama. Futurama e i Simpson sono quelli un po' più soft, e poi c'erano American Dad e i Griffin e South Park, che però South Park era veramente perché Seth MacFarlane scavallava proprio. sì, South Park. A proposito di Futurama e traumi, la puntata del cane. Cioè, il riferimento da Chico, quello. Sì. Cioè, Ok. La puntata del cane orribile. Io a Chico mi sono sempre rifiutato. Non l'ho mai visto, insieme a io e Marley. Non lo guarderò mai. Nemmeno io mi rifiuto. Mai visto. So già che starei male, quindi evito. Sì. Io sono molto contenta che adesso, se tu scrivi, inizia un film, c'è un cane, tu scrivi cane e ti dicono subito se muore o no. Così ti prepari sai se guardarlo o meno. Esatto. Io non lo guardo. Solo che io ho fatto l'errore, era un film su Netflix, adesso non mi ricordo neanche che film fosse, era uno di quelli Netflix special, quindi di solito Quindi lo schifo. Okay. Uno schifo, esatto. Netflix, scusaci, ma Netflix, perdonami. Netflix, perdonami, ma come inizia il film c'è un cane, io scrivo e lei, il cane in X muore. E sotto c'è scritto, no, non si vede che muore. Tra l'altro in inglese, no, it doesn't show. In effetti non si vede, però è chiaro che muore. E quindi dico io... in Stranger Things che ci sono rimasta malissimo. Esatto. Pure, esatto.
smettiamola, forza. Smettiamola di far morire Sì, ma perché Continuate ad poi... ammazzare gli umani. Esatto. È molto Cioè, meglio. ma Gore anche sugli umani. Per ragioni legali vorrei specificare uccidiamo gli umani a livello Sì, cinematografico, ovviamente. grazie. Esatto, mettiamo Beh, una musichetta allegra per far capire che stiamo scherzando. anche nei film horror, terminami la famiglia, fai rischiare di morire tutti, ma il cane e il gatto no. Esatto. Ma infatti nei film horror molto spesso gli animali non muoiono, non succede niente, muoiono solo le persone. Sono più proattivi e animalisti nei film horror. In The Conjuring arrivano, allora già non hai dato retta al cane, perché io arrivo, il mio cane non vuole entrare in casa, io prendo e vado. Esatto. Già ascoltare il lì cane. durerà 3 scene il cane. Sì, Quella dove forse va e nemmeno. gli dice che non vuole entrare, quella dove lo decidono, vabbè stai fuori, e quella dove poi scopri che il cane... Dove lo trovano, sì. Esatto. Film horror che vuoi consigliare? Ti piace il genere? Sì, molto, Ok. però io questa è una grande responsabilità consigliare un film horror, perché mi rendo conto che è molto soggettivo. Anche più di uno se vuoi. Io sono legata ai classici, nel senso che il primo film horror che ho visto è stato L'Esorcista, primissimo. Pugnetto virtuale. Posso dire che l'ho visto intero soltanto l'anno scorso? Sì, E ho riso raga. per tutto il film. Ti sento L'avevo male. visto al liceo, abbiamo fatto la festa di Halloween, l'abbiamo messo su e l'abbiamo visto, però nessuno si cagava al film perché stavo facendo altro, chi pomiciava e chi faceva altro, quindi non abbiamo visto. E quindi a un certo punto l'abbiamo spento. Non mi ha mai incuriosito particolarmente, un po' perché queste cose pararealistiche, cioè gli esorcismi, io ci credo un po' a queste cose, non al punto dell'estremismo, però. Quindi un po' mi preoccupava, però ho detto vabbè, senti, non Avvengono l'ho mai visto, è un comunque, classico. vero o non vero, avvengono. Avvengono, esatto, Sì, esatto. che siano Se vero o meno. cose, però è un classico, io mi sono sempre, non mi sono mai astenuta dal vedere i classici di qualsiasi tipo, allora ho detto, senti, guardiamolo. La sera di Halloween dell'anno scorso l'ho guardato e ho fatto... No, io sono stata ingannata da mio cugino che mi ha detto, vuoi vedere un film dove c'è una ragazza magica? Ciao Alessandro, e niente, era Una molto ragazza magica. Tra l'altro magica. la versione È non così come vuoi censurata. vedere un film con i clown? Tra l'altro la versione non censurata, quindi io a 6 anni ho visto la versione Adesso in giro Chi l'ho l'ha trovato visto, solo quella non censurata. saprà di cosa parlo. Esatto, Mhm. anch'io l'ho visto che ero piccola, nel senso che anch'io l'ho visto 6-7 anni ed è andata così. Notare, scusate, Federica che beve il tè come se fosse vodka. Sì, vorrei tanto, sì. Mia mamma mi mette a letto, mi mette la mia cassettina e così io dopo un po' stavo guardando, non mi ricordo cosa, mi rompo il palle, vado in salotto, lei se lo stava tranquillamente guardando perché anche lei è amante del genere. Allora dico no, però se mi vede non me lo fa vedere. Quindi io cosa faccio? Mi nascondo dietro la spalliera del divano, invisibile. Lei sul divano, io dietro la spalliera, non mi avrebbe mai vista ovviamente. Me l'ha lasciato vedere quasi tutto, poi a un certo punto mi fa, senti guarda che lo so che sei lì dietro, vieni a sederti almeno stai scomoda, ma sappi che se stanotte non dormi io non ne voglio sapere. Come mia madre uguale, se poi non dormi non venire a piangere. Sì, Okay. Esatto. Io al contrario, mia madre invece veniva in camera da me a dormire. Era preoccupata. Ciao mamma. Lei però. Sì, lei veniva Ciao, da... Sandra. No, lei aveva paura, quindi diceva, L'ansia. posso dormire con te? Io, no, già 6 anni, no, vai nel tuo letto. Torna nel tuo letto. Io ho avuto la sfiga che la sera che ho visto L'Esorcista c'è stato un terremoto. Non grave, però mi è tremata la casa e sono andata a letto e ha iniziato a tremarmi il letto e ovviamente c'è una scena così nel film. Ho iniziato a pregare. Ho avuto un attimo ho avuto un glitch. Ho smesso di funzionare. Purtroppo è uno di quei film che cult, ma sono quelli invecchiati male, che tu li guardi perché, ok, è un cult, ma... A me piace, ma bisogna anche pensare comunque anche quando è uscito il film. Cioè, Esatto. Sì, appunto, ho detto è invecchiato male, però sì, al tempo, cioè negli anni 70 è uscito, Sì. era una roba che non... 70 mi sembra, e non Sì. addirittura 60, però. Altri cult, ma dell'horror, no? Visto che dicevi, sei affezionata all'Esorcista, però che altro, qualcosa invece di nuovo? Ho trovato fatta molto bene la saga di The Conjuring, ad esempio, perché allora io ho un problema. Se l'horror non è fatto bene, io rido tutto il tempo. Sì. Cioè, io magari mi trovo con le mie amiche e diciamo, oh, guardiamoci un bel film horror, vediamo cosa consiglia, leggiamo le recensioni, ne troviamo uno che dalle recensioni sembra che ci debba venire un infarto tra una scena e l'altra, lo accendiamo e puntualmente ridiamo dall'inizio alla fine. Quindi... Vabbè, è ovvio. È una reazione normale, solo che... Perché credo sia lo stemperare il fatto che tu stai guardando qualcosa che sotto sotto, forse in parte un po' ti fa paura, però ridi, cioè è proprio psicologico anche... The Conjuring Secondo me un film horror visto da solo, comunque sì, può non farti paura,
però di sicuro non ridi. No, quello no. A me è capitato di ridere. Perché faceva ridere la scena, non perché magari cioè se è un film fatto bene in teoria non dovrebbe far ridere. No, però era fatto male. Mi ricordo che forse era la Llorona, che l'ho visto a casa. Vedi, no, perché e ho iniziato, se hai cioè, ho fatto riso male, dall'inizio alla fine. E mi dispiace se hai perché fatto è una male, leggenda ridi. messicana molto bella, ma l'hanno Però- fatto molto male. E quindi ho riso tantissimo. Cioè, per intenderci, io faccio sempre questo esempio perché secondo me è uno di quelli fatti meglio. Hunting of Hill House. Oh sì. È fatto benissimo, non ridi, nonostante No, alcune scene facciano assolutamente. sorridere. Però te lo guardi in compagnia, la cosa che ti fa ridere No, la quello puoi sì. trovare per stemperare. Tipo, io No, l'ho quello visto, sì. l'ho visto da sola, mi sono sotto, l'ho visto con una mia amica e continuavamo insieme. Sì, ma questa bambina deve farsi curare, non è che può vedere la gente appesa alle pareti. Tra l'altro di The Hunting of Hill House ne abbiamo parlato nella prima puntata. Prima o seconda? Mi ricordo. Esatto. Non mi Prima ricordo, sul puntata, link credo. qua. O forse il pilot addirittura. Ne abbiamo parlato. Comunque vi Addirittura il linkiamo, pilot. vi linkiamo la puntata Linkiamo. perché abbiamo trovato anche quanti fantasmi Chicche. hanno nascosto nella serie. Adoro. Nelle scoprirlo? due serie. Per scoprirlo? Sì, È self-promo. dovrà uscire in teoria quello conclusivo. Sono curiosa. Ciao, vera Farmiga. Già il trailer è stato pazzesco. Non mi sono piaciuti gli spin-off che hanno preso dalle storie di The Conjuring, invece Sono quelli d'accordo. c'è stato erano due robe totalmente opposte. Ho detto, ma Sì. sto guardando la stessa roba. Gli Annabelle non mi sono dispiaciuti, a parte l'ultimo. E The Nun mi ha fatto un sacco ridere. Sì, anche Ecco, a là me, ho riso troppo. tantissimo, specialmente quando esce Troppo. dall'acqua. Ho riso proprio tantissimo nel cinema. C'era un mio amico con me che ha iniziato a pisciarsi addosso. Ma anche quella accanto a me si è messa a ridere. Perché gli ho detto, cioè, sembra lo squalo. Vabbè. Ecco, io ho un'esperienza che vorrei consigliare a tutti, se mi permettete questa cosa. Non so se vi è mai capitato, adesso purtroppo in periodo di Covid no, di andare al cinema a vedere un horror. L'horror è talmente brutto che tutta la sala si unisce per prenderlo per il culo. Pazzesco. È un'esperienza fantastica. Io sono andata a vedere questo film che si chiamava Phone, possibile? Si chiamasse Phone? Perché c'era questa qua che ti chiamava e Sì. morivi, ma Ah, non sì, ce tipo ne The sono un paio Ring. uguali, uno si chiama Phone e l'altro The Call. Ce ne sono un No, paio che forse sono Phone. Phone mi sembra che ti chiamava e tu sentivi la tua voce tipo l'attimo nel prima di futuro morire. mentre morivi, sì. Esatto. E c'era la suoneria del telefono. Tan 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 tan. Tan tan tan. Così. Dopo mezz'ora di film che sarà suonato sì e no 7 volte sto telefono maledetto di qualcuno del film, tutta la sala ha iniziato, partiva la sigla sullo schermo. Tan 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 tan. E ormai era il Bellissimo, uno delirio. stadio. Quando è morto, o è morta, adesso non mi ricordo chi doveva morire alla fine, che era quello che rompeva le balle a tutto il film, è partito l'applauso. È una cosa, mi manca andare al cinema e trovare questa Sì. atmosfera. Credo l'ultima volta è stato, siamo andati a vedere Mamma Mia 2 e hanno fatto prima hanno fatto vedere il primo e poi il secondo subito dopo. Quindi era una serata intera. Il primo... ok. Era Esatto, la il primo, maratona. la maratona, esatto. Il primo era versione karaoke, quindi passavano sotto e tu potevi cantare Bello. durante il film. A Cerro l'hanno fatto, al cinema di Cerro The Space. Ed la sala era talmente carica, perché per forza se fai una serata del genere lo fai solo per i fan, non c'è gente che va lì per caso a vedere il film. Ed erano talmente tutti coinvolti che si crea un'atmosfera così bella che ti metti a cantare, ti giri e vedi quello che non conosci che ti guarda e fa... Una Così mi serata manca proprio. simile con un sing-along di Grease. Sì, esatto, secondo me è un'idea geniale al questa di fare il Rooftop sing-along. Cinema di Los Angeles. Cioè, per 3-4 giorni forse non ho avuto la voce. È meraviglioso, secondo me. Questa cosa mi manca. Forse mi sono trovata in una situazione simile per 2012, il film. È Una una stupidità incredibile. Cioè, uno che, no, perché sto iniziando adesso a volare, quindi non so volare tanto bene. Mi fa una manovra a in mezzo a due palazzi che tra di loro forse la distanza era di 3 metri. È riuscito a fare questa manovra che neanche un pilota che guida da 20 anni riesce a fare. E lì in questa automatico cosa... è partita la colonna sonora di Top Gun. Esatto, sì, esatto. Ma questo era un chiaro riferimento al... il film si chiamava 2012 perché è un chiaro riferimento al futuro, al nostro podcast in No Experience Needed. Questo volava da 5 minuti e sapeva fare queste manovre. No Experience Needed. Esattamente. Anda, visto che abbiamo tirato fuori No Experience Needed, nel tuo ambiente
Angie, questa cosa l'hai mai vissuta, l'hai riscontrata? Capitato di entrare in contatto con... oppure anche all'inverso, cioè quando capita che qualcuno ti chiede di fare una roba che tu non hai ancora studiato, non so come gli esami, quando ti chiedono una cosa tu fai, veramente questo argomento non l'abbiamo ancora studiato, però ti costringono lo stesso a ripeterlo e a farlo. Devo dire che a livello di casting la danza rispetto magari alla recitazione, che magari nei casting cinematografici ovviamente, a parte magari chiedere le caratteristiche fisiche, si ti specificano automunita del posto e così, la danza invece quando mettono i casting c'è proprio scritto magari è richiesta forte base danza classica, è richiesta versatilità negli stili, che ne so, video dance, hip hop, però serve anche se ce l'hai anche perché base. non puoi far finta di saper ballare. Cioè, adesso... Esatto. Che Poi non sia una Natalie Portman che si mette lì esatto. Però lì è più difficile trovare un ballerino o una ballerina che arriva e non sa fare quello stile, anche perché essendo che il casting è molto più immediato, cioè tu arrivi, fai prima parte di coreografia, ok, siete 100, di 150 via, e vanno a scarnire, quindi poi alla fine rimangono quelli che negli stili richiesti hanno una perfezione e una preparazione tecnica, quindi nei casting dal vivo o comunque di produzioni grosse non chiedono quanti lavori hai fatto prima, chiedono ovviamente, la preparazione tecnica, quindi magari comunque ci sono ragazze appena uscite da un'accademia che hanno una preparazione tecnica molto buona. Ottima. E può succedere che vengano prese i casting, magari in quei casi ti trovi ragazze appena diplomate che sono lì, il primo casting, le prime cose, con invece magari ballerine che già hanno alle spalle 2 o 3 produzioni, ma è difficile proprio che arrivi qualcuno che non ha mai calcato un palcoscenico, perché anche solamente ai saggi di fine anno su un palcoscenico ci siamo stati tutti. Credo che difficilmente possa esserci un casting come quelli che becco io di ok, devi fare questa scena di danza ma non è richiesto saper ballare, Cioè è assurdo, Dipende dalla scena. Assurdo. Dipende dalla scena, esatto, però diciamo che se cerchi una ballerina ti serve. No, certo, se devi fare una roba alla Save the Last Dance, se prendi uno che non è... Anche lì nella qualità dei film di danza, io ho detto, perché già nel film con la cosa delle inquadrature, delle controfigure, delle cose, te la anche se giochi. prendi magari, esatto, ci sono certi film recenti, perché di quelli, dei classiconi di chi fa danza e li hanno visti tutti, non ci possiamo lamentare. Può non piacere lo stile coreografico, ma i ballerini sono tutti preparati e sono ballerini. Lo vedi che sono ballerini. Nelle ultime cose che ho visto, io ho detto, puoi fare nomi al massimo. A me New York Academy mi si sono contorte le budella. Cioè? Io l'ho visto e ho detto, ok. Poi loro hanno detto di aver preso dei ballerini ed effettivamente alcuni del cast, se poi si vanno a cercare, sono ballerini. Però lì non so, o ha sbagliato il coreografo o ha sbagliato il regista. O chi ha montato le scene, perché ovviamente una scena di danza si fa più e più volte, Federica lo sa, faceva la videomaker per noi, o hai l'occhio, o secondo me ci sono state proprio delle scene dove hanno preso degli errori madornali, perché non cioè poteva uno era in volo e un secondo dopo era per terra. Il problema è questo, è che non è che devi prendere soltanto gli attori o comunque chi deve fare queste scene che ha un background, anche il regista, non dico che il regista deve aver fatto ballo, però comunque deve fare un minimo di ricerca, perché anche... Ma di solito in questi casi non c'è tipo un assistente. C'è anche un assistente, qualcuno... però dipende ovviamente se è una produzione enorme, sì, hai anche l'assistente o hai il Dico, consulente, però, tipo... hai una sorta di consulente grazie. che ti dai una mano e ti dice ad esempio, non lo so, oddio, dovrebbero averli anche per le lingue, perché io sento certa gente che fa finta di essere italiana, esatto. e parla un italiano di merda. Ma in realtà secondo me sulle grandi produzioni dovrebbero averlo per tutto, perché a me è venuto in mente, scusa se ti ho interrotta, ma tipo Buried, Burned, quello con il sapore del successo, quello con Bradley Cooper, che lui fa lo chef. Sì. Che vuole la stella. Quello lì, il consulente artistico, se non sbaglio, delle cose di cucina era Gordon Ramsay o qualcosa di simile a quello. Oppure il medico che ha fatto da consulente per Scrubs. Non a caso Scrubs, anche se era molto divertente, comunque era accurato. No, ma Scrubs ancora adesso, se mi pare vai a cercare, è tipo il telefilm a tema medico più accurato che ci sia. Quindi la consulenza di qualcuno serve, e soprattutto penso anche nella danza, come stava dicendo Federica. Sì, una rivelazione è stata Teeny Pretty Things, che intreccia il mondo dell'accademia di danza, è nuova con un giallo, perché c'è un
un giallo. Si vede che una fa una brutta fine, ma si vede subito, prima puntata, primi 10 minuti, quindi non sto facendo neanche spoiler, si vede anche se nel non sbaglio c'è trailer. anche nel trailer, sì, infatti. Lì sono rimasta piacevolmente sorpresa, tanto lì sono tutti ballerini, tutti? Sono tutti ballerini, quelli che si vede che ballano sono tutti ballerini, e anche quegli attori che invece magari fanno la figura dell'insegnante, che quindi non li vedi ballare, però lì è stato molto bravo chi era addetto della produzione anche a spiegargli come si spiegano gli esercizi anche senza farli. Devo dire che ho trovato molto vero l'ambiente all'interno della sala di danza e della sala Tipo a Fame. livello di danza. Sì, il vecchio, sì, pazzesco, adoro. Scusate, non avete idea di cosa mi è appena tornato alla mente. Paso adelante, lo Paso adelante. 1, 2, 3, 4. Che se forse lì come si chiama secondo me non con i c'è. capelli lunghi neri, Lola forse, una roba del genere? Era la sorella della Cruz? Sì. No, non lei, l'altra. L'altra? Sì, ho capito. Sì, Il Lola, personaggio- perché era Silvia. Lola, sì. Lola, sì, quella sì. secondo me non era una ballerina, perché non mi sembrava molto... Infatti forse non Non era lo so, ballerina, allora lei secondo era me attrice. tutti Non mi ricordo. Secondo me tutti hanno fatto tipo qualcosa per imparare almeno il portamento della danza, però non so quanti fossero veramente ballerini. Ma Forse quanti qualche si erano uomo innamorati sì. di Angel Miguel Muñoz. No. Lì devo sì. dire che era anche un periodo in cui secondo me era anche più difficile, perché in quel periodo si vedeva tanta danza tecnica anche in televisione, cosa che adesso, fatta eccezione per qualche programma, è andata a sparire. Quindi lì era stato ancora più difficile secondo me tenere il confronto con le produzioni vecchie, perché avevi costantemente programmi di intrattenimento con una danza con una buona tecnica. Adesso ci sono molti programmi dove magari sì, c'è lo stacchettino, c'è la ballerina, però è più televisiva che tecnica, fatto eccezione per qualche programma dove comunque il corpo di ballo lo vedi che sia le ballerine che il coreografo sono molto preparati. Io non so se c'è ancora Amici? Lo fanno ancora? Sì, credo che lo facciano ancora. La 750esima edizione. Sono ancora gli stessi professori ma imbalsamati. Quest'anno hanno fatto qualche cambio. Io non lo sto seguendo, non lo seguo da un po', dirò la verità. Mi ha un po' stufato, nel Adesso senso ci sono che... le teste come le teste di Futurama, però dei professori di Amici. Le gambine. Mars Attacks 2.0. Scusa, dicevi? Adesso hanno cambiato un po' di professori da quello. Sì, allora a parte gli storici, che ovviamente c'è Alessandra Celentano indiscussa, lei rimane lì. Che poi lei piace o non piace l'atteggiamento, quando fa determinate correzioni o determinate osservazioni, le farà magari anche in un modo che è totalmente sbagliato, perché c'è modo e modo di dire le cose, ma lei ha ragione su certe cose che dice. Alcune sì. Mi ricordo che una ragazza, adesso sto parlando di un bel po' di tempo fa, aveva detto no perché il tuo collo del piede, e poi lei è la prima che ha il collo del piede che fa schifo. Ma diciamo che anche il concetto di dote della danza è cambiato. Sì. Perché allora prima, a parte che crescendo le generazioni sono proprio anche cambiate le fisicità. Se noi andiamo a vedere i primi ballerini della Scala o di qualsiasi altro teatro degli anni 50, 60, 70 avevano una fisicità. Vai a vedere i primi ballerini adesso c'è Nicoletta Manni che è alta, mi sembra quasi 1,70 se non ricordo male. Se ci ricordiamo la Fraccio e la Dorella erano molto più piccoline di statura. Ci siamo alzati, le generazioni si stanno alzando per qualche motivo. Si sono alzati. Quindi di conseguenza anche la visione del fisico, della dote fisica della danza secondo me è cambiata. Sì, è vero. Tanto. Adesso poi va molto allora, a meno che non si sia nella danza classica, che quelli sono i canoni, quelli sono i parametri, ma se decidi di essere una ballerina di danza classica o ce li hai o ce li hai, non ci sono alternative. Fortunatamente negli ultimi anni si è sviluppata tanto la danza contemporanea, la contaminazione, lo studio del movimento visto non solo dal lato tecnico ma anche dal lato emozionale, la fluidità, movimenti più morbidi, più naturali. Lì secondo me ha aperto una grande fetta di lavoro e di conoscenza del movimento anche magari per ballerine molto brave ma che non rientravano nel canone fisico per essere una ballerina di danza classica. Ok, avvisatemi quando torna di moda o diventa di moda l'essere un tronco. Ma c'è un settore della danza. Puoi fare il tronco? Dove c'è della danza dove puoi fare il tronco. Puoi fare l'albero coi nella castori. scenografia. Rimanendo sulla danza, visto che comunque c'è stato Mr. Covid, come è andata per te questa cosa? Qual è la tua esperienza con questo e la tua attività? Allora, è dura, nel senso che oramai, a parte qualche sporadica apertura, in generale il mondo della danza è fermo da febbraio-marzo dell'anno scorso. A parte qualche volta che ci hanno detto no, potete aprire, metti in sicurezza
acquista, compra, fai, disfa, 3 settimane dopo, no, punteggi troppo no. alti, così. Anche perché secondo me c'è Invece no, stato il buggerati. grandissimo errore, hanno fatto il grandissimo errore di mettere la danza negli sport di contatto. E io chiedo, ma signori, l'avete vista una lezione di danza voi nella vostra vita? Una? Cioè, una ballerina per potersi muovere bene minimo ha bisogno di 1,5 m, 2 normalmente. Di sicuro non può essere definito uno sport di contatto. Sì, ma secondo me quello può essere dato anche dal fatto dagli spogliatoi. Sì, però guarda, ti dirò, le ballerine sono le regine del vestiario a cipolla. Nel senso che tu no, ma io non sto pensando solo magari agli adulti, sto pensando alle bambine che fanno danza, è un po' diverso, cioè le devi prendere, coprire e portare a casa, cioè non c'è altro, però se sono sudate il tempo che c'era a dicembre non era esattamente l'ideale. Sì, però quello sì. Si poteva trovare un modo, ma... Sì, ma io mi ricordo che hai fatto un paio di lezioni anche all'aperto, no? Sì, ci hanno proposto di fare all'aperto, ma giustamente è difficile, perché la pavimentazione, la musica, è difficile. Le grandi si sono adattate, già le piccole facevano una fatica assurda, perché comunque il range d'attenzione di una bambina dei 3 ai 5 anni già fa fatica in una sala completamente ovattata dentro e straniata da tutto a concentrarsi. Figurati all'aperto con gente che passa, le bici e tutto, è impensabile, anche perché la danza è una... Sì, lo specchio, no, lo specchio è veramente... Con le bambine piccole lavorare senza specchio è un incubo. Adesso in teoria a giugno possiamo tornare in sala, non ne vedo la grande utilità visto che a giugno finisce la stagione. Però va bene, faremo quello che si può. Io ho avuto la fortuna ti prepari per l'anno dopo. Sì, ho avuto la fortuna l'anno scorso a luglio che il comune dove ho la scuola ci ha dato la possibilità di organizzare un evento dove, avendoci anche dato la sala prove, siamo riusciti a portare in scena qualcosa, non tutto lo spettacolo completo che avremmo dovuto fare a maggio, sempre dell'anno scorso, in 2 giorni, tra l'altro, perché avremmo fatto una pomeridiana e una serale con tutto l'evento di contorno, perché intrecciava la danza, la donna, contro le discriminazioni, contro il body shaming, l'uguaglianza di genere. Era un evento grosso, ovviamente col Covid è saltato, però poi siamo riusciti a fare a luglio un piccolo estratto di questo spettacolo e comunque è stato bello tornare in sala per quel poco che si è potuto. Ma poi, lezioni di Zoom riesci a farle? Poco, perché comunque col fatto che i ragazzi adesso sono tornati in presenza, ma quando sono stati in DAD c'era la cosa del non possono stare troppe ore al computer in video lezione, quindi gli diamo le ore asincrone. Peccato che poi nelle ore asincrone erano pieni di compiti, di ricerche da fare. Tante volte mi scrivevano le mie ragazze, soprattutto quelle più grandine che vanno alle superiori: non riesco, verifica, interrogazione, ricerca, non ce la fanno. Ma anche per le bambine piccole, io penso alla mamma che lavora e la bambina è a casa con la nonna, spiegaglielo alla nonna che deve aprire Zoom, che deve aprire, fare, cioè è impensabile. Ma come hanno fermato perché le bambine, le nonne di adesso non hanno tipo la nostra età ormai. No, ancora no. Vedo tutti i miei amici che fanno figli, hanno fatto figli, che sono figli di figli. Ma anche della mia generazione, ogni tanto apro la home di Facebook, ogni tanto, anche se non la apro spessissimo perché uso più Instagram, e vedo gente della mia età, un anno più piccola, un anno più grande, con i passeggini, e io dico... aiuto, sono rimasta indietro io o siete andati avanti? Allora c'è da dire che una volta che scegli questo tipo di percorso la famiglia e quelle cose lì vengono un po' più tardi. Cercasi daddy. Io ho cambiato i miei standard, prima volevo un ragazzo che avesse interessi nell'arte, adesso cerco uno che fa il chiropratico. Non per interesse personale. Mettiamo i nostri numeri qua sotto. No. No, la schiena bloccata, no. Andiamo avanti. Non mi alzerò da questa sedia facendo pla perché sono seduta da 2 ore. Infatti ho le rotelle apposta perché posso muovermi per questa stanza. Andare in cucina. Mi manca solo il telecomandino per portarlo in giro. La giovinezza. Nel tuo mestiere, nella tua professione, ci sono sempre stati, come in qualsiasi professione immagino, degli stereotipi. Ne hai mai trovati oppure vorresti sfatarne qualcuno? Allora, secondo me lì non è questione tanto di allora, principalmente tu vedi palesimenti, principalmente tu vedi e tutti sono un po' abituati ad etichettare le ballerine, ma anche i ballerini: alta, magrissima, classico, più bassina, più formosa, più provocante, televisivo, quella là da un'altra parte è così. Determinate discipline hanno bisogno di un determinato fisico, secondo me, è per quello. Prendo la classica, che è la più stereotipata, additata, cioè chi più ne ha ne metta. Se si vanno a vedere determinate prese del repertorio di danza classica, dove il ballerino deve tenere sulla ballerina con un braccio solo, è normale che la ballerina deve avere una certa fisicità, ma al di fuori del pesare 2 grammi deve avere una muscolatura esile, sottile,
lunga, però allo stesso tempo quei muscoli fatti in quella maniera sono quelli che aiutano se stessa a reggersi oltre alla forza del ballerino. Per hobby puoi fare qualsiasi stile purché ti faccia sentire bene. E io sono sempre stata di questo parere. Ma dal momento che lo vuoi far diventare un mestiere, devi anche adeguarti a dove vai a lavorare. Ovviamente, se prendiamo le ballerine dei corpi di ballo televisivi, hanno una fisicità completamente diversa da quella della ballerina classica. La danza televisiva va ad intrattenere un pubblico che non è di nicchia, cioè il pubblico che guarda la danza in televisione il sabato sera o il venerdì sera perché se la trova all'interno del programma non è sicuramente lo stesso pubblico che va a teatro a vedere l'opera o il balletto classico. Quindi c'è tutto, secondo me, anche un discorso del tipo di coreografia e del pubblico è fondamentale. Perché tu fai un prodotto che deve arrivare al pubblico. È come quando crei un film o una serie, tu devi prima inquadrare qual è il tuo pubblico. Sì, quindi in base al tuo target scegli il coreografo, poi le ballerine, poi la produzione, i costumi e tutto. Perché in certe produzioni televisive dove magari il costume è tra virgolette un po' più succinto, un po' più sexy, è normale che la ballerina debba avere una determinata fisicità. Le prendono più donne piuttosto che ragazzine. Credo che anche perché nella danza classica il margine di età in cui lavori, lo spazio lavorativo non è così ampio come in altre professioni, perché dopo un po' il tuo fisico non regge quella carica di quel tipo di alimentazione, quel tipo di ginnastica, quel tipo di sforzo. A meno che non sei bolle, che non è neanche umano, esatto. Allora... Però credo che per gli uomini sia un po' diverso rispetto alle donne. Non lo so, non sono esperta di danza, però l'uomo deve mantenere una fisicità che anche sia più la donna invece deve essere comunque a qualsiasi età restare magra. C'è anche da e se dire tu vuoi farti appunto una famiglia o così, c'è diventa anche da dire che complicato. essendo gli uomini più rari si tende a farli durare di più. Anche, perché ecco, questo è un altro stereotipo. Sì, la danza e l'uomo. Sì, sono così sexy i ballerini, non capite? Poi la preparazione fisica che deve avere un ballerino. Cioè, io inviterei tutti quelli che fanno i fighi a dire la danza. Venite a fare una lezione di danza classica, ve la offro io. Vi attacco alla sbarra, fare una bella ora e mezza di sbarra di tecnica, vediamo poi come state bene il giorno dopo. Prego, vi invito tutti. Ho un appunto da fare, tra l'altro, sulla danza, sul corpi di ballo televisivi, da stacchetto televisivo. Cioè, sono peggiorati, ma in un modo orripilante negli ultimi anni. Cioè, io mi ricordo gli stacchetti, quelli più minuscoli, erano in due e andavano perfettamente a tempo. Adesso le inquadrano prima una, poi l'altra, perché non vanno neanche a tempo. Si richiede di meno. Non so se mi sono spiegata, è come se chiedessero di meno. Io, guarda, ma pure le letterine di passaparola. Vero, cioè... erano sincronizzate. No, cacchio, la sapevo! Ah, è vero, Io adesso col rischio di essere linciata dal popolo femminile conservatore. Dei miliardi di ascoltatori che abbiamo. Dei miliardi di ascoltatori che abbiamo? Che avremo per questa puntata? Ti linceranno. Corpo di ballo di Ciaodaru intanto criticato perché mercifica la donna, l'abbigliamento. Allora, innanzitutto io penso che le ballerine quando sono andate a fare il casting per il programma televisivo fossero perfettamente consapevoli di cosa stavano andando a fare. Ne abbiamo parlato di questo argomento. Se una vuole mettersi in mostra, sarà il suo diritto di donna se vuole mettersi. Esatto. Ma poi, quanto li pagano i ballerini di Ciaodaru? A parere mio è meno volgare la ballerina di Ciaodaru col body dove gli si vede, si può dire culo? Ormai. Sì, però con 2 puntini sulla U, quindi è culo. Sì, col culo. È meno volgare la ballerina che ho il body a Ciaodaru che gli si vede tutto il perché è su un palco ed è contestualizzata, sta facendo spettacolo. Sai quando cresci con lo stereotipo da la ballerina sul palo? Sì. Ho conosciuto una ragazza che fa danza, Valeria Bonalume, tra l'altro è una tipo campionessa, se cercate il suo profilo è veramente bravissima. Ciao Valeria. L'ho vista fare delle cose e tipo mi sono spiaccicata a terra dicendo... Hanno una preparazione fisica che secondo me fa invidia a tanti palestrati. Impressionante. Sì. Cioè io l'ho vista, mi devo riscaldare un attimo, si è tirata e poi si è tirata su e si è messa a fare la bandiera e io... Tra l'altro secondo me un attimo. È perché non mi riscaldavo, ecco perché non riesco a farle. Tra l'altro pole dance secondo me è difficile. Io non ho mai provato, ammetto che non è il mio settore, ho visto magari nelle scuole dove sono andata a fare lezioni c'erano dei corsi di pole dance con delle insegnanti molto brave, secondo me è molto difficile perché devi avere tanta resistenza fisica ma allo stesso tempo essere anche in tanti casi sensuale, devi essere leggera, armoniosa, morbida, fluida pur tenendo una resistenza fisica notevole.
Esatto. Lei aveva Esatto. questa faccia, sempre soft, con questo meraviglioso vestito lungo con 2 spacchi su tutte e 2 le gambe, dei tacchi che, cioè, io a Sono guardarli buoni solo per cado, fare pole dance, perché se ci cammini sopra... se ci cammini crepi, e si è lanciata con le gambe. Sai quando butti gli difficile spaghetti nella pentola che fanno... Io. Sì. Cioè la gente vede Quindi il palo e pensa chissà cosa, però in realtà... purtroppo è uno stereotipo che ci è stato dato tanto dal cinema, però. Diciamo che l'arte è stata un po' la salvezza di questa pandemia. Ho notato che molte persone si sono buttate sull'arte, insomma, o hanno fatto cose che non avevano mai fatto prima, oppure hanno magari portato avanti degli interessi che avevano già precedentemente. E sono nati podcast, come in questo caso, perché sicuramente con questa pandemia è nata l'idea, perché senza la pandemia non penso che io e Giulia avremmo avuto anche il tempo di metterci qui a fare questa cosa. È anche salito il boom di TikTok. Sì, Qual è Dei il tuo social in pensiero? generale. Qual è il tuo Allora- perché noi abbiamo già espresso la nostra opinione più o meno su TikTok. Qual è il tuo ma pensiero su... Qual è il tuo pensiero? No. Ci sono pro e contro, perché comunque TikTok è stata anche una salvezza a livello mentale per molta gente, me compresa. Sì, esatto, non mi comprendo. No, ma stavo pensando di quelli che... danzatrice, poi... ballerina e poi... sì. Quindi il tuo pensiero su oppure... TikTok. Acting. Premetto che anch'io durante questa pandemia ho scaricato TikTok, perché ho detto vabbè, l'hanno scaricato tutti, a non averlo scaricato Perché siamo no? rimasti io e il gatto, lo scarico. Principalmente il primo mese è stato da spettatrice, guardavo quello che scorreva sulla home, poi ho provato, ma per divertimento facevo qualche lip sync, ma anche un po' per tenermi in allenamento, perché ho detto, vero che non è la mia voce, però l'espressione, l'emozione la devo creare, devo entrare in quello che sto recitando, visto che a casa mia nessun altro recita e non mi sembrava una buona idea, ho detto vabbè, premettendo che ovviamente può essere chiamato a recitare, ma poi saper recitare, e io non mi metto in quelli che sicuramente al 100% sanno recitare, perché devo ancora imparare tantissimo, e alzo le mani subito, lo dico, perché sono appena entrata in questo mondo, al di fuori di tu, già anche solo facendo tu, l'attitude con cui una ballerina lo fa è diverso, però poi a me fa rabbia, mi dispiacere più che rabbia, perché magari vedo video di anche coreografi, ballerine brave che quindi lavorano a livello televisivo in produzioni grosse, che magari postano un video dove ballano, ma ballano davvero, coreografia studiata con anche della tecnica, perché anche nell'hip hop ha tutta la sua tecnica, sfatiamo questo mito che l'hip hop è la danza semplice per chi non è portato. No, Cacchio, non posso fare neanche hip hop. Poi vedi la ragazzina, famoso o meno, perché a questo punto secondo me non è nemmeno questione di particolarmente famoso o non famoso. Poi per carità, se c'hai già la tua schiera di follower è normale che puoi anche postare un video dove guardi lo schermo così per 60 secondi e oh mio Dio! Un ictus. Postalo, vedi cosa ti porta. Milioni di follower. No, ti scriveranno, sei bellissima comunque, grazie per essere No, perché quello devo fare gioco. così. Devo fare così. Così mi prendo 1000 visualizzazioni. Scusate, non volevo. E Mi fai piace, video è dove ti brutta la impegni, volgarità. non ti caga nessuno. Esatto, che brutta la Esatto. volgarità. Però purtroppo siamo in una società in cui magari sì, vuoi fare questo nella vita, però per pubblicizzarti devi fare qualcosa di stupido, di ridicolo, per portarti il pubblico e poi magari... Infatti, secondo me per questo TikTok non funziona, perché c'è questa Angela, la nostra coreografa della compagnia teatrale in cui sto. Ciao Angela. Angela. Ciao Angela, che è una coreografa, ma è una campionessa di danza del ventre. È una danzatrice, è bravissima, fa danza del ventre, fa danza moderna. E si è messa su TikTok, ha fatto un video, fa video dove danza, benissimo, fa anche lei magari cambi d'abito facendo così, che prima è vestita in tuta, poi fa così, è vestita col vestito di danza del ventre, 50 like, e ha fatto un video dove fa il lip sync della Litizzetto, e lei somiglia tantissimo a Luciana Litizzetto, 7000 like. E quello funziona, quello dove danza no, perché TikTok non funziona con questo principio. Se tu continui a taggare la cosa per cui sei diventata, fra virgolette, famosa, allora funziona. Se invece cambi il tuo giro di cosa, non funziona. Neanche i tuoi stessi follower mettono mi piace. No, ho trovato queste ragazze. Quindi non vuol dire niente avere follower o meno. Sì. Io ho trovato queste ragazze su TikTok, italiane tra l'altro, quindi meno male ogni tanto bravissime,
Ma sono pazzesche, cioè anche quando fanno magari il trend più semplice, comunque le vedi che hanno un'energia, una carica, cioè poi si impegnano, mettono le coreografie, stanno anche attenti agli outfit e tutto, cioè le vedi che ci credono. Hanno sì dei numeri anche abbastanza discreti su alcuni video, però noto che sono sempre magari quelli meno spettacolari, cioè a livello di danza, di tecnica. Eppure queste ragazze sono bravissime, cioè io mi sono innamorata, ragazze, vi amo. Un TikTok è un sistema glitchato, cioè non funziona in base alla qualità della roba che fai. E va anche un po' a culo, giusto per... Culo. Se fossi il personaggio di uno show televisivo, a parte Vampire Diaries, esatto, ed Elite, che personaggio saresti e perché? Aiuto, che bella domandina. Ma intendi proprio come sono io, cioè fatta finita come sono senza dover recitare, o un personaggio? Ma come vuoi? Cioè, ad esempio, a me piacerebbe essere Satine di Moulin Rouge. Ok. Un po' perché si fa Ewan McGregor, un po' perché è figa lei. Un po' perché muore. Un po' perché muore ed è un'invidia che io in questo momento sto provando fortissimo. Io di getto avrei risposto Nina Dobrev, perché vedendosi tutti quelli che si è fatta con i 4 personaggi un po' la invidio, però mi avete detto che The Vampire Diaries non lo posso dire, quindi un attimino mi devo mettere a pensare, perché ovvio, come disse Dante nel 14° canto dell'inferno, palisimenti, riga 2 riga 2 pagina, no, lo sappiamo che lei sicuramente, però a parte lei, ad esempio a me piacerebbe essere Margot Robbie, ma proprio lei, perché si è fatta tutte le persone che mi piacciono. Vorrei essere Margot Robbie, esatto. Si è fatta Leonardo DiCaprio e Sebastian Stan. Occhio a che perlina vi tiro fuori. Posso fare... Prendo una serie TV della mia infanzia, questa che ero piccola, ed è Streghe, quello uscito nel 98. Hai 4 possibilità, perché sono 4 loro. Sì, a me è piaciuto molto il glow up di Phoebe. Allora, a me piacciono tutte, però secondo me Phoebe come personaggio è quella che ha avuto il miglior glow up, perché è partita ragazzina che non aveva pensieri, problemi, però comunque con questa voglia di fare, di aiutare tutti, perché infatti lei all'inizio era l'unica entusiasta dell'essere delle streghe. Io ce l'ho questa cosa dell'entusiasmo che dico vai, lanciamoci, poi magari la testata la prendiamo, ma vai dentro, forza. E poi comunque nel corso delle stagioni è evoluta tantissimo, anche con l'arrivo poi della sorella più piccola rispetto a lei, e quindi l'abbiamo vista anche maturare tanto. Ha fatto secondo me proprio un bel percorso all'interno della serie Phoebe. Il personaggio migliore di Streghe, prove me wrong. E un'altra domanda esistenziale gliela vuoi fare tu? Come ti vedi fra 10 anni? La risata morta. La puntata è finita, ciao. Sicuramente la risposta che darò oggi è diversa da quella che avrei dato un anno fa, questo sono certa, perché durante la pandemia ho avuto modo di riflettere molto, nel senso che l'arte in generale, quindi la danza e poi negli ultimi anni la recitazione, sono sempre un po' state il focus della mia vita. Quando mi chiedevano sempre come mi vedevo tra 10 anni, dicevo non ho uno schema preciso, ma ho una certezza. Io ho sempre risposto ed è il mondo dello spettacolo, dell'arte. Adesso c'è sempre questa cosa dell'arte e dello spettacolo, però forse tra 10 anni più che come protagonista, soprattutto per quello che riguarda gli spettacoli, mi piacerebbe vedermi alla produzione di spettacoli, quindi coreografa e forse anche un po' regista, che abbiano però un certo peso, fine ad intrattenere, perché comunque è un momento in cui le persone ti vengono a vedere, vogliono staccare dalla vita di tutti i giorni, ma che alla fine escono non solo con il ricordo del costume della prima ballerina che è stata brava, delle musiche che erano belle, ma voglio che escono con arricchiti di qualcosa, di un messaggio, di un... Vuoi usare l'arte per comunicare qualcosa. Esatto. Penso... sì, guarda, nel febbraio l'hanno tolto da Netflix. Avevano messo uno spettacolo di un anniversario del Fantasma dell'Opera. Questo spettacolo era del 2011, se non sbaglio. A parte, vabbè, penso sia una delle versioni migliori. E a fine spettacolo hanno dedicato un sacco di tempo al regista, per fortuna, perché non sempre. In questo caso hanno riconosciuto il talento che c'era dietro, perché comunque portare Fantasma dell'Opera non
è facile. Ma non solo per gli interpreti, ma proprio No, tirarlo su. anche a livello Tirarlo su scenografico, quindi- solo le candele, solo tutto il pezzo, non devi mandare a fuoco niente. Tanto la scena della barca dove c'è lui che la porta Quando dietro. vanno, esatto, stavo Quella- giusto pensando a quella, che questa io ho in la mente la metterò scena perché è dove ci sono stupenda. tutte le candele appese, pazzesco. Bellissimo. Sì. No, io ho visto il film e poi mi è Molto capitato bello di il film. vedere qualche clip dello spettacolo live che avevano fatto con Banderas e Sara Britman. Ah, sì, ok. Quello è prima di quello che ho citato Perché prima. mia mamma è innamorata di Sara Britman, quindi tutto quello che fa Sara Britman in casa è una Bibbia. Prima era su Netflix, adesso l'hanno tolto a fine febbraio, però sicuramente c'era qualche parte. Tra l'altro E Netflix non toglie sì. mai le cose belle per mettere delle cagate. Oh, non infatti. lo si poteva dire! E invece no, lo lascio perché sono d'accordo. Vogliamo adesso i pezzi di Ecco, no, tu prima hai parlato del film del Fantasma dell'Opera ed è bellissimo. Il mio professore di production design non è d'accordo con me, perché lui diceva che a livello di production design non era molto Ma bello. parlate di quello con Gerard Quello del Butler? 2004 con Amy Rossum, sì. E Gerard Butler, ok. Amy Rossum, tra l'altro, è Fiona di Shameless, l'amo fortissimo. Il voler essere anche dietro le quinte per uno spettacolo porta un sacco di lavoro, quindi è ammirevole. Un sacco di Cosa che stress. vuoi fare, insomma. Sì, un sacco di stress. Visto che prima abbiamo parlato di etichette, di fisicità e tutto, io mi rendo conto che attualmente, poi magari tra 10 anni può cambiare tutto, però ovviamente tra 10 anni avrei 32 anni e già la carriera della ballerina si va ad assottigliare. Per la fisicità che ho adesso, Male che non faccio la ballerina. per la fisicità che ho adesso e comunque dovrei essere al pieno esplode la carriera di una ballerina, per quello che viene richiesto nelle produzioni, per me è più facile lavorare dietro che davanti, per quanto io ami ballare, è una cosa che amo e mi piace tantissimo trasmettere emozioni ballando, però sono anche obiettiva. Ma come coreografa puoi fare un perfetto mix fra le due cose. Ma quello lo fai già, assolutamente. Esatto. C'è uno spettacolo che ti piacerebbe portare in scena? Che sarebbe la cosa della tua vita? La cosa della mia vita sarebbe portare in scena uno spettacolo che parla della mia mamma, della sua vita, di tutto quello che ha fatto, perché la mia mamma ha fatto tante cose, oltre che vabbè la ballerina e la coreografa, che è la cosa per cui anche tu Fede la conosci di più, ma mia mamma mi ha sempre colpito il fatto che voleva imparare una cosa nuova, prendeva, andava, si faceva il corso, prendeva i diplomi, non si è mai fermata davanti a niente. A lei l'idea di avere un'etichetta non le piace, cioè dice ok sì sono una ballerina, perché oltre ad essere una ballerina non posso essere una costumista, un'abbianaturopata, un'esperta di astrologia, io non devo essere mica una cosa sola perché la società mi impone di essere un'etichetta. No, infatti, tra l'altro i costumi, vabbè, metteremo anche delle foto dei costumi di tua mamma perché sono molto belli. Quindi questo mi piace, anche perché mia mamma arrivava da una famiglia di bravissime persone, però con una mentalità molto chiusa per quanto riguarda il mondo dell'arte. L'hanno aperta dopo quando sono poi arrivata io, diciamo. E quindi anche come lei si è imposta alla famiglia, perché comunque la mia mamma è degli anni 60 e quindi era un'altra mentalità, un altro mondo. Quindi mi è piaciuto anche quello. È una cosa che mi piacerebbe. È una cosa molto carina. Il mio è Nightmare Before Christmas, però per togliere... Beh, un po' di consigli su cose da guardare ce li ha già dati, però se vuoi scegliere qualcosa di specifico da consigliare a chi ci guarda, ai nostri spettatori, a voi. Un film horror psicologico, penso siano 4 o 5 ore. Rose Red. Sì! Veramente? Sì, gli effetti speciali e tutto quello che può essere la regia. Certo. Secondo me uno finisce il film che ha tipo un tic all'occhio così, molto probabilmente. Però non lo so, a me quest'idea della casa, del terreno, che prende il possesso su tutto quello che ci mette piede, non lo so, mi ha sempre creato quel brividino sulla schiena. Perché a me capita magari di andare in posti dove magari non sono neanche le persone, ma sento proprio la casa o il posto dove sono un po' opprimente che ti schiaccia. A me è rimasto sempre questa cosa che le case non indemoniate, delle energie, che ci sono posti dove passano determinate energie che possono influire. Se dovessero fare il remake di quel film, non sono per i remake, anche se precedentemente ho detto che il remake di It che hanno fatto da poco mi è piaciuto parecchio. Questo, Devo saperlo fare. Se dovessero decidere di fare un Rose Red con lo stile di oggi, ma non dico cringe, adesso sembra cringe, ma all'epoca non era cringe. Dovessero rifare Rose Red non mi dispiacerebbe per niente. È stato un altro film dove non
non ho riso, che è strano sempre perché io ero talmente presa che poi non so, la suggestione, la musica, che all'inizio può sembrare anche lento, però ti prende, cioè proprio entri dentro le inquadrature, le cose, perché poi è pieno anche di inquadrature solo della casa vuota. E il cameo di Stephen King che fa l'uomo della pizza. Sì, fantastico, quello secondo me è stato un momento palesemente iconico. Tu Jules hai un film? Live by Night, un film 2 o 3 anni fa, tratto da un libro, adattato e diretto da Ben Affleck. Ah, no, ma è un film capito. molto bello che non è stato proprio bypassato, ma ha una fotografia splendida non l'ho secondo mai- me, non l'ho mai sentito. anche delle scenografie, perché poi è ambientato negli anni 20, quindi donne e uomini vestiti con gli anni 20, Bello. adoro follemente. C'è Zoe Saldana, c'è la Baby Fanning, C'è Elle? che non è più baby ormai, esatto. No, sì. mi fa, ma soltanto vedere Dakota in The Alienist mi fa ancora Esatto. senso. Sì. Molto bello. Tu Fede hai qualcosa? Di horror suggerisco Insidious perché è stato il primo film dopo tanto tempo che mi ha fatto veramente Paura. addosso. Perché Non lo vedrò mai. sì, perché a me la comedy che dicevamo prima, no, è difficile anche fare un horror che faccia veramente paura. E Insidious non sono una da incubi durante la notte, Bene. però mi ha un po' sconcertato. Invece di serie suggerisco. Io sono molto in ritardo perché la sto vedendo molto in ritardo, però nel caso non l'aveste vista come me, quindi se fate parte del club di ritardati, I ritardati soprattutto. suggerisco Orphan Black, è molto, molto bello. Anche lì una prova di recitazione non male perché si collega a quello che hai detto tu prima, perché come Nina Dobrev, la protagonista di questa serie fa non 2, non 3, non 4, ma ben 8 personaggi diversi. Un po' come Nomi Rapace in What Happened to Monday. No, What Happened to Monday è Seven Sister in italiano. Seven Sister, sì. Infatti, Diverso. vabbè, se devi tenere un titolo inglese anche per l'italiano, tieni quello. Vabbè. Mi è uscita la clip di questo film che avete appena detto su TikTok qualche giorno fa, su una pagina che suggerisce film, mi è uscito, infatti l'avevo messo in lista perché ho detto È molto voglio andare a bello. vedere. Non so se c'è ancora su Netflix, io l'ho visto su Netflix. Io l'ho non so visto se su c'è Prime. ancora. Questo Poi. podcast è sponsorizzato da entrambi. No, scherzo. Dove ti possiamo trovare, Angelica? Mi trovate su Instagram, Angelica Colombo _98, con lo stesso nome mi trovate anche su TikTok e su Facebook, nostra discrezione. È stato un piacere. Siamo arrivati alla tesoro. fine. Piacere per me, ragazzi. Per noi. Ti auguriamo very, very fortuna, speriamo di vederci presto. Speriamo che questa pandemia ci faccia Finisca rincontrare presto presto. e che ce la faremo anche con Rise of the Villains. Grazie. Se a questo punto The Rise of the Villains non l'avete ancora visto, il link è in descrizione. Andate a vederlo. Siete dei maledetti, andate a vedere. No, il link è... Andate a vederlo anche perché dovete essere pronti per quando arriverò io. Esatto, perché il quarto uscirà quest'anno. Forse quest'estate? Forse? Bene. Ragazzi, su questo spoiler. And... Cut. Che presentazione vuoi? Rockstar mi incuriosisce, voglio sapere com'è. Arriva. Oh no. Cado il microfono. Dovevo scegliere Oscar. Fammi l'attacco che almeno te lo tiro fuori senza distruggere. Come mio nipote che ieri ha messo le mani in testa a mio fratello e gli ha detto tu hai tanta vita nel cuore. E queste frasi tipo nei cartoni. Bambino bugiardo. Continua a toccarsi i denti perché gli sono caduti 2 denti, continua a toccare gli altri che è un piccolo capitalista bastardo e vuole più soldi. Ed ecco a voi per la prima volta su questo palco. Oh no, si è bloccata. Oh no, oh no, oh no, 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 no. No.